ad un nome che è di Torino, lei si chiama Algol Ra, è un nome ovviamente, un nickname, il nome vero non me lo ricordo. Questa persona venne da me un paio di volte, accompagnata da quello che era il suo ragazzo di allora, che gli faceva un po' da spalla, insomma, da aiuto a sopportare questa situazione. Credo di aver fatto con questa persona un paio di ipnosi, non di più. Perché sono passati 20 anni, 30 anni, non mi ricordo neanche, e questa persona era chiaramente nel problema della adduzione, venne da me per sapere se secondo lei questa cosa poteva essere, io mi feci raccontare i suoi sogni e si capiva, per quanto riguarda la mia esperienza, che lei era nel problema adduttivo, lo dico, lo ridico, in modo totale. Questa persona fa parte di un gruppo di 3, 4, 5 persone che su 3.500 casi hanno avuto quasi da subito un atteggiamento negativo nei miei confronti. Cioè io ho detto a questa persona, come a altre 4-5, una era una cantante lirica di Torino, un altro era un musicista che abita qui vicino, che si chiama Bellini, sono tutti nomi che la gente conosce, i quali dopo le prime ipnosi, le prime 2 ipnosi, a cui io dicevo guardate che dovete fare una certa cosa, dovete fare così, così e così, cioè se volete eliminare l'alieno che è dentro di voi, dovete fare una cosa che non è la ipnosi, perché io stavo smettendo, tra parentesi, di fare le ipnosi, perché avevo compreso che attraverso l'ipnosi il soggetto usciva fuori dal problema adduttivo, ma utilizzava la mia consapevolezza e quindi dopo una settimana, 2, 3, un mese, un anno rientrava nel problema, più gravemente di prima. Quindi bisognava aiutare se stessi con se stessi. Chi è il miglior ipnologo di se stesso? Chi è colui che sa fare le tecniche del ricalco su di sé meglio che lui stesso? E allora così avevamo cominciato a tirar fuori il triade color test che poi diventerà dinamico flash. In quell'istante io quindi smetto di fare le ipnosi perché mi rendo conto che non posso salvare nessuno, ma tutti, secondo me, dovevano salvare se stessi. Questa ragazza si oppone a questo fatto e comincia a farmi dello stalking, cioè comincia a scrivermi fiumi di lettere per 3 anni. Lei dice che abbiamo collaborato insieme. No, lei mi scriveva delle lettere che io prendevo e buttavo dalla finestra. Quindi per 3 anni lei avrà conservato delle lettere, ma mi faccia vedere anche le risposte e vedrà che queste risposte non ci sono, perché io la mandai a un certo punto a cagare. Perché successe questo? Perché mi resi conto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io ti dico, se vuoi uscire dal sistema, devi fare così, così, così e così. Una volta te non lo fai, 2 volte non lo fai, 3 volte non lo fai, alla quinta volta io non ti rispondo più. Mi è successo anche con una signora che si chiamava Podda della Sardegna, era una delle 4-5 che io rifiutai come persona da poter aiutare, tra virgolette, e questa si rivolse ad altre persone. Sono tutte persone che sono rimaste totalmente nel problema adduttivo. Che cosa succede all'interno di queste persone? Dopo che io le ho sostanzialmente rifiutate, cioè ho deciso che con questa gente non ci lavoro, perché? Allora pensavo, siccome ho poco tempo, preferisco lavorare e fare al limite delle ipnosi o suggerire una ipotesi di uscita dal problema con persone che mi stanno a sentire. Cioè è inutile che io parlo con delle persone che per vari motivi non hanno nessuna voglia di comprendere e di capire, ma vogliono comunque rompermi continuamente i coglioni. C'era anche un aspetto importante di questa tipologia di persone. Sono persone
che facevano un incontro con te, te gli dicevi le cose, loro dicevano, ah Ganzo, qua, là, su e giù, grazie professore, meno male, lei mi ha salvato la vita. Dopo un secondo incontro era ancora più chiaro che queste persone cominciavano a ricordare gli eventi, anche questa persona qui fa finta di non ricordarsi gli eventi, ma in realtà si ricordava esattamente in ipnosi quello che stava succedendo. Ma a un certo punto ti telefonano, ti mandano un messaggio pieno di insulti. 3 giorni prima ti avevano detto che gli avevi salvato la vita, 3 giorni dopo pieno di insulti. E non si capiva perché. Passano 24 ore, io non rispondo, riparto con un'altra lettera e ti dice, ah no scusa, c'è qualcosa dentro di me che mi ha fatto scrivere delle cose, però io non ero io, eccetera. E io dico, scusa, va bene, non ha importanza, appunto, senza commentare. 6 giorni dopo, altra lettera piena di insulti. Questa specie di scaletta era legata al fatto che la memoria alienativa di questi soggetti è incazzatissima, perché te stai tentando di far risvegliare queste persone, far risvegliare la loro coscienza e insomma far risolvere il loro problema, che prevede che l'alieno se ne deve andare. L'alieno non ha nessuna voglia di andarsene e fa di tutto per tentare di porre rimedio a questa cosa. Quindi cominciano le diffamazioni, che sono peraltro totalmente prive di senso, totalmente inventate e strumentalizzate, come abbiamo visto in questo caso, da questo signore che è un tizio che ha un canale che credo che sia legato al Centro Ufologico Nazionale. Ora, se in Italia c'è un gruppo di persone che depistano totalmente le informazioni sul problema adduttivo, è il Centro Ufologico Nazionale, che da 50 anni, io sono stato nel Centro Ufologico Nazionale 35 anni, quindi lo so, da 50 anni non ha prodotto nessun documento né in favore né contro l'esistenza degli oggetti volanti non identificati e non ha mai e poi mai messo mano sullo studio del problema delle adduzioni, se non con alcuni soggetti, chiamiamoli ipnologi, un po' così di fortuna, di cui alcuni, me ne ricordo uno che era di Napoli, che era camorrista, che mi telefonò dicendo, minacciandomi addirittura se io avessi fatto determinate cose contro il Centro Ufologico Nazionale, di cui a me non me ne importava niente, proprio con un linguaggio camorrista. Ed ecco che questa gente ce la ritroviamo su YouTube a parlare male della persona che, secondo loro, infangava le ricerche del Centro Ufologico Nazionale, ma non c'era niente da infangare, non c'era nessuna ricerca, quindi io non ho mai potuto parlare male delle ricerche del Centro Ufologico Nazionale, perché non ci sono. Quando ero all'interno del Centro Ufologico Nazionale le ricerche le facevo io. Quindi torniamo a questa signora che si chiama Algol Ra. Questo era il nome che aveva allora, il nomignolo che aveva allora, che probabilmente è il nomignolo che ha ancora. Ora, è una persona che ha le idee estremamente confuse, è una persona dominata dall'alieno che ha dentro e sostanzialmente incazzata perché io non gli ho più risposto. Non gli ho più risposto per il semplice fatto che non abbiamo mai collaborato insieme. Io non ho, tra parentesi, ora ho capito una cosa molto importante. Questo è uno dei casi, 4-5 casi, che mi ha fatto comprendere che io non dovevo più fare le applicazioni della ipnosi su queste persone. Perché? Perché non si può dare le perle ai porci. Cioè, ho capito una cosa importante, non lo dico in modo dispregiativo, lo dico in un modo preciso. Ci sono delle persone che vogliono rimanere nel problema adduttivo perché qualcosa dentro di loro le convince di essere eletti, no persone martoriate per tutta la vita. Sono persone che non usciranno mai più dal problema adduttivo. Quindi figuriamoci se io perdevo tempo con queste persone. Capite? Io allora, quando smisi di fare le ipnosi, avevo fatto circa 3.500 casi, risolti al 98, 96, 95% dei casi.
per allora, però poi mi sono reso conto che questi zoccoli duri, questi zoccoli con la I, no con la E, duri, non sarebbero mai usciti dal problema e io non avrei potuto perdere tempo. A quel punto poi io persi la vista e personaggi come questo lasciarono anche delle dichiarazioni importanti dicendo sulla rete che insomma gli alieni mi avevano punito perché io ero stato cattivo con gli alieni, che dicevano che gli alieni erano cattivi e allora gli alieni mi avevano fatto perdere la vista. Eh, Cosa di cui no, purtroppo la vista l'ho persa per cazzi miei, l'alieno non c'entra niente, non posso dare neanche la colpa all'alieno di questa cosa qui. E quindi queste persone le ho lasciate a se stessi. Sostanzialmente ogni tanto vengono utilizzate dal Centro Ufologico Nazionale, che però va ricordato come credibilità sullo studio delle ipnosi ha una credibilità pari almeno 200%. Questo soggetto che faceva da trasduttore di informazioni si capisce benissimo che non ha la più pallida idea di che cosa sia un'ipnosi. Per fare l'ipnosi, guardate, non ci vuole un medico. Per fare l'ipnosi ci vuole uno che studi e sappia benissimo la fisica quantistica. Se no l'ipnosi moderna non si sa fare, non se ne conosce il significato. Forse sarebbe necessario essere più neurofisiologi che non medici. Il medico l'ipnosi non l'ha mai studiata. Questa gente va dicendo in giro che io non potevo fare le ipnosi perché non avevo studiato medicina. Una di quelle cazzate stratosferiche che non ha dell'umano. Non esiste a medicina nessun corso di ipnosi che sappia io. L'ipnosi si impara, è una tecnica, funziona con determinati crismi precisi e soprattutto non si fa come quella che sta facendo in giro un signore che si chiama Grifasi, che la fa in Spagna, perché se fosse in Italia l'avrebbero già messo in galera, anche perché così le tasse non le paga. E va ricordato che io queste cose le facevo gratis, quindi la signora che parlava prima, che a un certo punto dice Malanga vuole ingannare le persone perché gli conviene, perché ci fa i soldi sopra, se no non le farebbe. Invito questa persona a ripeterlo davanti al giudice quando un giorno mi girano i coglioni e la porto in tribunale. Professore, c'è una seconda parte, intanto bravissimo, veramente, c'è una seconda parte che forse magari è superflua. In questa seconda parte lei, questa persona, dice delle cose abbastanza, parla di una collusione con i militari, che lei vendeva segreti ai militari. La follia, va bene, se ma lei vuole la sentiamo, se no la possiamo ma mettere, guardate, non lo so. No, vi posso, come volete voi. Dunque, io sono stato accusato dal Centro Ufologico Nazionale di essere un adepto di una loggia massonica nascosta che dava gli ordini pensate voi, alla P2. Quindi io sarei stato sostanzialmente per il Centro Ufologico Nazionale e per alcuni massoni, suoi amici, che la gente conosce perché ogni tanto questa gente va in giro a dire queste cose sui siti internet, io sarei stato un pericoloso eversivo, no? E che loro avrebbero le prove di questa cosa e quindi io, per esempio, ero massone. Quindi praticamente ci troviamo davanti al bue che dice del cornuto all'asino, ma questa cosa è banale, no? Se vogliamo, di queste frasi in giro se ne trovano tante, non so, se non ti vaccini muori e fai morire, no? È uguale. Malanga è un massone della loggia massonica Franklin, che si chiamava Franklin perché Franklin è l'inventore del parafulmine e quindi era una loggia nascosta. Professore, scusi, lei sta anticipando un attacco che arriverà fra poco. Lei benissimo, allora allora sto zitto. Comunque, ecco, voglio dire, sì, oppure che io avevo a che fare con i militari, ma perché? Per quale motivo avrei dovuto avere a che fare con i militari? Sì, io domani mattina posso dire che questa donna qui in realtà va a dar via il culo sulle mura a Lucca, ma così, senza prove, e non si può.
non sono un veggente. Allora, Va bene, questa allora persona inutile che deve vogliamo... essere veggente. Poi se divento veggente anch'io, poi ce n'è per tutti, eh. Professor, allora lasciamo perdere la Sì. seconda parte perché più o meno abbiamo detto si è fatto anche tardi, ma andiamo con la domanda numero 1. Fabrizio, sono domande di nostri che ci hanno inviato, dei nostri simpatizzanti, social, eccetera, sempre di molto abbastanza, diciamo, pungenti. Critiche. Io volevo chiederle, professore, farle questa domanda. Qualche anno fa ha chiuso la sua collaborazione. Questa domanda però dici il nome, chi l'ha fatta questa domanda? L'ha fatta Nadia di Pontassieve. Sì. Qualche anno che le chiede, qualche anno fa ha chiuso la collaborazione con Alessandro Losciale, con il quale ha pubblicato il libro Le prove dei rapimenti alieni. Sì. Come mai ha deciso di chiudere il rapporto di collaborazione? È semplice perché io in realtà non ho pubblicato il libro con lui, come lui va dicendo. Lui mi ha chiesto dei dati che non erano mai stati pubblicati sui miei studi che io feci con gli addotti, che allora venivano da me, e gli dissi: questi dati però, se li vogliamo pubblicare, guardate, dico, non servono, ma se te ci tieni tanto, perché lui diceva no, ma sono dati importanti, se no vanno persi. Se vanno pubblicati devono essere pubblicati gratis, perché a me non mi piace fare i soldi. Soprattutto non mi piace fare i soldi sulla pelle dei poveri disgraziati che erano gli addotti. Sì, poi invece no. Lui pubblica il libro, mette una copertina che fa finta che il libro in qualche modo l'ho scritto io, con il mio nome da qualche parte, in bella evidenza, mentre il suo non era in bella evidenza, e lo vende. E io gli dico no, questa cosa ti avevo detto che non si faceva e non si fa, e l'ho sputtanato, e a quel punto l'ho mandato anche allegramente in culo. Perfetto, Ilaria. Eccoci, passiamo alla domanda numero 2. La domanda di Francesco di Pescara, che chiede su quale base Carpe Oro la definisce un massone. Inizio a far vedere la foto del libro con il simbolo massonico, perché infatti poi si unisce anche la domanda di Giulia di Oristano, che chiede come mai nel libro Il mondo felice vi sia l'intreccio di braccia proprio al centro dell'immagine, richiamando assai nettamente la simbologia massonica. Certo. E quindi perché ha scelto questa immagine? Prego. Semplice. Allora, anzi, chiederei a Fabrizio di agevolare l'immagine, così la vediamo. Allora, Carpe Oro e quell'altro suo compagno di merende, come io l'ho definito, che si chiama Cappiello, hanno tentato di portarmi in tribunale accusandomi di essere io che parlavo male di loro, si dice diffamazione. In realtà, ovviamente, la causa l'ho vinta io, perché non ho parlato male di questi personaggi, ma ho semplicemente riportato in un articolo e in una conferenza su, pensate, Ettore Majorana, alcune cose che mostravano che sia Cappiello che Carpe Oro erano, che poi si chiama Pecoraro, non capisco perché la gente si cambia nome, no? Evidentemente ci saranno dei problemi sulla propria personalità, no? Questi personaggi che questo Pecoraro si faceva passare per amico di Craxi, portaborse di Andreotti, tutte queste cose qua, che sono vere perché le ha dette lui, o almeno non lo so se sono vere, ma le ha dette lui, quindi io le posso ripetere. E quindi perché mi accusano questi personaggi di essere nel mondo della massoneria contro il Centro Ufologico Nazionale? Perché io avevo detto che loro erano massoni, e lo sono perché loro lo hanno dichiarato, e soprattutto perché il presidente del Centro Ufologico Nazionale, che si chiama Roberto Pinotti, è all'interno della massoneria e viene in una trasmissione che Pecoraro fece, sembra a Border Night, viene giudicato un bravo picciotto, cioè uno che sostanzialmente fa le cose che gli vengono ordinate. Ecco, allora, siccome io con la massoneria non ho voglia di spartire nulla, c'è un motivo fondamentale perché il Centro Ufologico Nazionale e
Capiello era l'editore dei giornali che prima erano di Forgione, X-Times, poi erano falliti ed erano stati comprati, diciamo così, da questo nuovo editore, l'editore di Acacia Edizioni. L'Acacia è il frutto della massoneria, e poi 2 mesi dopo questo signore aveva dato un calcio nel culo a tutti quanti e aveva affidato le riviste a Pinotti del Centro Ufologico Nazionale. Capisci a me che questa operazione, che mi sembrava un'operazione rediretta in quella direzione, nascondeva, secondo me, la voglia che i ricercatori del CUN, che erano all'interno di associazioni massoniche, volessero non far comprendere bene quali fossero gli interessi che la massoneria aveva nello studio degli oggetti volanti non identificati. E quando io metto mano alla ricerca su Majorana e faccio vedere a tutti che secondo me Majorana era nel problema della adduzione fino al collo, e faccio vedere come mai la macchina di Majorana, invece che essere stata brevettata da questo signore che diceva di essere in contatto con Majorana, che era chiuso in un convento, che non era morto, perché non l'aveva in qualche modo firmato lui il brevetto? Ma il brevetto, la firma di chi era? Di un certo Cappiello, ma non sarà quello che faceva l'editore di cui sto parlando prima? Allora vedi che c'era una interessante relazione tra tutti questi personaggi: da una parte la massoneria, da una parte il CUN, da una parte lo studio degli alieni, da una parte la macchina di Majorana. Io avevo messo le mani nella marmellata e questi non volevano che io dicessi tutte queste cose apertis verbis e cercavano di spaventarmi con le denunce. Figurati se io mi faccio spaventare da una denuncia di un massone. Ecco, allora a quel punto quello che è successo è che poi la legge ha dato ragione a me. Banale. Allora, collegata a questa c'è la domanda 5 e poi la domanda 4, la 5 di Ilaria. Eccomi, ve la faccio subito. Allora, Enrico di Portoferraio chiede: professore, allora è un po' difficile perché non è scritta molto bene in italiano, quindi devo un attimo lavorarla. Lei comunque ha attaccato tanti massoni, come abbiamo appena visto, che va bene, e di qualcuno anche facendone il nome. Eppure ha continuato a lavorare all'Università di Pisa fino alla pensione, anziché comunque andare invece a fare solo conferenze, pubblicare libri, eccetera. E quindi le viene chiesto una spiegazione appunto da questo signor Enrico, e fa anche notare il fatto, chiede, non è che per caso è anche perché alcuni personaggi scomodi, come ad esempio ricordiamo Biscardi, De Donno, Montagnier, ultimamente Scoglio, sono stati magari silenziati a dovere? Sì, allora io certo che rimango nell'università, io avevo lo stipendio dell'università. Cosa faccio? Me ne vado dall'università e muoio di fame? Cioè, con cosa vivo? Cosa credete, che io viva con le conferenze? Le mie conferenze sono gratis e io le faccio gratis. Quando per la prima volta pubblicai un libro, dissi che era quello che poi diventerà ora Alieni o Demoni, che si chiamava ab initio Alien Cicatrix, che io avevo già pubblicato sul mio sito, gratis per tutti, ma c'è un editore che lo vuole pubblicare e io gli dico all'editore: va bene, però non voglio niente, lo facciamo gratis. Questo nella prima edizione. Nella seconda edizione cambia l'editore, perché il primo editore era la sua casa editrice si era chiusa, il secondo editore, e io gli dico al secondo editore: va bene, però io non è che sono interessato ad avere tutti questi le royalties, quindi io attenderò qualcosa come 10 anni prima che qualcuno mi dica: ma le royalties di quel libro? Ah già, le royalties, che mi fregava a me. Il terzo editore, che è l'unico vero editore serio che io conosco, di quelli che hanno avuto a che fare con me ovviamente, che è Spazio Interiore,
Io la prima volta che ho scritto un libro con spazio interiore gli ho detto ma io non voglio niente, e lui mi ha detto no, ti devo dare gli royalties lo stesso perché sennò andiamo in galera. Ed è per quello che da quel momento in poi ho preso le royalties dei libri, perché sennò l'editore va in galera, perché non è legale. Questo per dire, sto programmando ora una conferenza in centro Italia che faremo a giugno, dove il ricavato della conferenza andrà a supportare il costo di 2 borse di studio per dei concorsi musicali. Questo lo dico perché di solito queste cose non si dicono, ma siccome la gente me lo chiede, io da queste manifestazioni non ci guadagno niente. Se ci guadagnassi qualcosa avrei potuto abbandonare l'università e fare lo scrittore. Ma non è così purtroppo, e quindi devo tirare la cinghia per arrivare alla fine del mese, quando vado al supermercato. E poi c'era un'altra fase della domanda, la finale, che però non ricordo più. E ha detto che hanno silenziato altri scomodi personaggi. Ah, benissimo, sì, beh, a me hanno silenziato subito, cioè hanno tentato di tagliarmi il volante della macchina tanti anni fa e io sono rimasto col volante in mano. Dopodiché ho fatto delle cose, ho preso delle precauzioni e da allora sono vivo e in ottima salute. Questo succedeva il giorno dopo praticamente che io esco dal Centro Ufologico Nazionale, ma che strano. Andiamo con la domanda 4, che è una domanda che, diciamo così, rimanda una voce di corridoio. Ovviamente noi non diamo credito, però è giusto che lei la possa rispondere. Sì, c'è Andrea da Forlì che chiede: professore, cosa risponde a chi dice che le guardie svizzere qualche anno fa l'hanno vista entrare ed uscire dal Vaticano con delle valigette? Non sono mai andato in Vaticano in vita mia. Già mi fa schifo da lontano il Vaticano. Figuriamoci, e poi con le valigette, chissà che cosa ci sarà stato dentro. E poi, francamente no. Le uniche informazioni che io ho avuto sul Vaticano da un paio di addotti era quando loro in ipnosi alla domanda ma perché ce n'era uno che era un pilota di una compagnia aerea italiana Alisarda, che ora credo che non c'è più, sì, non c'è più, il quale era nel problema dell'adduzione, e io gli chiedevo ma in questa ipnosi come mai l'alieno ti ha scelto? Era una domanda così, forse per alleggerire la tensione, e lui mi risponde perché mio babbo lavorava per il Vaticano, faceva l'autista, poi scoprirò. E che cosa c'entra questo? Lui portava in giro preti altolocati per fare determinate cose. Non ho minimamente capito che cosa c'entrasse il Vaticano, ma evidentemente il Vaticano aveva degli interessi nel problema delle adduzioni. Una volta, parlando con una persona che è stata all'interno del Vaticano come alto prelato, lui mi disse: ma noi sappiamo tutto, noi sappiamo degli alieni, sappiamo della parte animica, sappiamo, l'unica cosa che vogliamo sapere da te, mi disse, è se loro, gli alieni, riescono a copiare la parte animica o no. Questo avveniva in un colloquio che noi avemmo in Sardegna alla presenza di testimoni. Uno dei testimoni, mi sembra di ricordare, era anche Maurizio Baiata, che per tanti anni ha retto le file del giornale del Centro Ufologico Nazionale, quando eravamo ancora all'interno del Centro Ufologico Nazionale, e quindi può cotestimoniare questa cosa. E quando io dissi no, secondo noi la parte animica non riescono ancora a copiarla. Erano i primi tempi in cui facevo le ricerche sulla parte animica, ancora non avevo detto praticamente quasi niente alla popolazione, al pubblico. Però questi sapevano esattamente che cosa stavo facendo io. Ecco, questi sono i 2 momenti clou del mio agganciamento con il Vaticano attraverso però le ipnosi regressive, non mai oppure in questo caso che però questo soggetto che era protetto da un cotestimone che si era portato e che era un testimone, guarda caso, altolocato della massoneria romana. Questo incontro avvenne in una villa in Sardegna, e quindi vi sto a dire,
È il Vaticano che vuole da me delle cose, non sono io che faccio scambi col Vaticano. Poi il Vaticano, ora, a quei tempi, ora che è venuto fuori che il Vaticano è mezzo Deva e mezzo Asura, cioè nel Vaticano ci sono le forze aliene di una parte e dell'altra parte dell'universo, allora lasciamo prima che i panni sporchi se li lavano in casa, cioè che si ammazzino tra di loro. Tanto il Vaticano ha ancora, secondo il mio modesto punto di vista, non voglio fare il futurologo, ma poca aria da respirare.